Chiesto di utilizzo di una borsa scandolera e di una borsa Dorothy Bag. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In quest'area, come dire, un po' che ci preoccupa un po' tutti, cerchiamo di pensare un pochino ad altro, ovviamente non tralasciando il fatto che è un periodo difficile per il nostro paese e quindi è inutile girarci intorno. Sono vicina alle persone che hanno poca possibilità di muoversi in questo periodo e quindi cerchiamo di essere uniti, cerchiamo di usare i social in maniera positiva, voi Facebook, Instagram, lo stesso YouTube, cerchiamo di non passare il tempo a sputare cattiveria, ma cerchiamo di darci sostegno a vicenda. Lo dico perché purtroppo la gente, un po' per frustrazione, un po' perché non siamo proprio abituati a stare fermi in casa, siamo troppo abituati a correre, a fare eccetera, a disfare, e un po' poi il panico di quello che ci succede intorno necessariamente fa venire fuori spesso la parte peggiore di noi, che è quella dove magari uno si mette sui social e dice cose inappropriate, fa dei commenti con una certa leggerezza, pubblica notizie istantanee senza rendersi conto che magari ha tante più persone che leggeranno quella cosa e se è molto negativa impatterà in maniera negativa sulle loro vite. Insomma, cerchiamo di portarci buone notizie o comunque notizie reali gestite con una certa razionalità. Come sempre ti dico che questo video non è sponsorizzato, non sono pagata dalle lobby delle borse originali per parlare bene o male di un brand, pago con la mia tasca, sovvenzione brand, e mai come in questo periodo storico, ragazze, è fondamentale comprare sempre borse originali. Parliamo di tutto, anche di più, e di qualche, come dire, mia piccola e mal riuscita, come dire, vabbè, parliamo tutto dopo la sigla. Eccoci qua, tornate a parlare di queste due borse, ma ovviamente prima di parlarti di queste due borse voglio farti un piccolo approfondimento, come ultimamente stiamo facendo, in modo che mi puoi dare suggerimenti, mi aiuti a capire le cose che ti piacciono di più rispetto a quelle che ti piacciono di meno, e quindi voglio un attimino introdurti pure che fra 2 giorni, questo andrà in onda mercoledì, fra 2 giorni comincio a pubblicare, partiamo benissimo Ornella, ti eri preparata mentalmente, ma come sai, insomma, andranno in onda dei video in cui ripercorreremo insieme, io e te, tutte le varie fasi del mio canale. Quindi prenderò le borse, le riguardiamo un pochino insieme, ti dico quali ho usato di più, quali ho usato di meno, e poi ci saranno delle varie sorprese in ogni video. Quindi ovviamente continua a seguirmi, iscriviti al canale, condividi questi video, cerchiamo di creare comunità e cerchiamo di parlare anche di cose che sembrano futili come quelle delle borse, ma che sono importanti. Sono importanti per 2 motivi: perché nei periodi difficili si trovano gli alibi per fare le cose peggiori. Henry De Luca dice proprio in un libro, non ricordo bene quale, mi scuserà il grandissimo autore, che per fare le cattiverie c'è bisogno sempre di un buon motivo, e quindi quale periodo peggiore di questo per poter avere la scusa giusta per poter comprare contraffatto, per poter produrre contraffatto. Quindi non abbassiamo la guardia, cerchiamo di portare avanti il concetto che bisogna comprare dagli artigiani, ancora di più locali, visto che non ci possiamo muovere tanto. Non ci dimentichiamo che comprare una borsa, comprare un oggetto di qualsiasi tipo, anche se in questo momento dici Erne, ma tu stai pensando agli oggetti, chissà se vivremo, dobbiamo vedere le cose più ad ampio raggio e cercare di capire che anche piccoli gesti, anche andare a comprare dal salumiere sotto casa nostra, dare una parola di conforto a un amico, cercare di portare un sorriso, è una cosa fondamentale. Ed è fondamentale comprare tutto originale, andare nelle attività legali, cercare di supportare anche attività in difficoltà, anche le attività ferme. Adesso leggevo c'è l'ordinanza per le palestre, i centri benessere, ragazzi, quindi è una situazione difficile. Cerchiamo di
sostenerci e di sostenere le attività legali. Nel caso, nella fattispecie poi dei prodotti contraffatti, purtroppo la pelletteria ne è piena e molte aziende, a torto, perché è successo anche a me quando stavo senza lavoro anni fa, mi sono venuti a proporre di produrre merce contraffatta parallela. Io vi prego di cercare di non assecondare questo, come dire, questo tamponamento del momento, non serve a nulla, fermate le aziende, parlate con i vostri dipendenti, non mettetevi a fare cose di cui pagherete i danni per l'eternità. Come ho detto in un altro video, andate a finire nel girone di quelli che fanno le borse pezzottate, che sotto al girone di quelli che fanno che le vanno a comprare. Insomma, siete tutti quanti appizzati da noi coi forconi della gente che fa la roba originale e cerca di portare avanti questo concetto. In tutto questo, stamattina mi stava venendo in mente una canzone e penso che sia legata molto a questo periodo che è quella là, Tammurriata Nera, che fa proprio "io non capisco che voto". Io perdono sempre, diciamo, per l'intonazione, anche perché io, cioè, secondo il mio concetto sto cantando benissimo, poi è ovvio che tu che mi devi sopportare stai dicendo pure Ornè e Ceccis, che detto così, questa piccola lezione, Ceccis significa ci hai ucciso, ma è un senso che in napoletano significa proprio ci stai danneggiando l'umore, ci stai, come dire, disgustando, ci stai dando fastidio in senso molto lato. Quindi la canzone fa "io non capisco che voto, che succede, e che la canzone vero non si credo, non si credo". E secondo me questa è la canzone che poi, diciamo, se ti vai a guardare tutta la storia di sta canzone, parla di tutto il dopoguerra, di quando sbarcarono gli americani a Napoli, che c'erano le signorine che marocchine, insomma, che parla di, come dire, delle nascite di questi bambini di colore, di questi bambini neri, e quindi insomma che c'era, per sopravvivere, c'era tutto questo tessuto culturale che accoglieva a 360 gradi, insomma, gli americani, e quindi insomma anche noi donne del sud accoglievamo queste, insomma, sempre, come dire, sempre nel concetto che noi siamo un popolo aperto, hai capito? Questo è, noi facevamo accoglienza, abbiamo accolto sotto ogni punto di vista gli americani. E quindi tornando alla questione della canzone, che secondo me queste canzoni, che sono proprio legate alla cultura popolare napoletana, parlano di cose che noi già abbiamo vissuto e che abbiamo superato, momenti ancora più tragici di questi, dove non c'era da mangiare, dove magari i nostri nonni lo ricordano, a Napoli c'era la devastazione, c'era la fame, la gente, nonna mi ricordo che mi raccontava sempre, insomma, che le situazioni erano belle toste, perché si mangiava il pane magari di 15-20 giorni quando ce lo si poteva permettere, bagnato nell'acqua e nell'alloro con l'olio, chi se lo poteva permettere, si viveva in tante persone in casa perché c'erano i bombardamenti e si andava sottoterra quando c'erano i bombardamenti. Quindi ragazzi, noi come popolo, soprattutto insomma meridionale, ma in generale italiano, abbiamo vissuto davvero dei momenti, e forse io sono giovane, anche se sono vecchia, ma sono giovane rispetto a tante altre che certe cose le hanno vissute più da vicino. Abbiamo vissuto il colera negli anni 70, dove ci sono state tutte le etichettature, pure meridionale, eccetera, ma non vogliamo parlare di questo, parliamo di unità e ricordiamoci che noi siamo un popolo forte e abbiamo vissuto tante di queste situazioni e ne siamo usciti più forti di prima, anche agli occhi di tutto il resto del mondo, che adesso sta dicendo, ci sta additando come gli untori, ma ricordiamoci che noi per il resto del mondo siamo un'eccellenza, ricordiamocelo sempre, ricordiamocelo quando andiamo all'estero e portiamolo con orgoglio. Detto questo, fatta tutta questa mega premessona, che fammi sapere insomma se tu sposi e che periodi storici ti ricordi, che ti hanno raccontato, come te li hanno raccontati. È importante, insomma, cerchiamo di condividere anche sotto a questo video queste cose. Ti dicevo, ho utilizzato queste due borse, sono due borse di due artigiane che ho comprato a Napoli, insomma, una online, l'altra offline, quindi ci sono andata proprio di persona, molto carina. Partiamo proprio da questa borsa qui,
che quando ho descritto le strade di dove sono andata a comprare la borsa, molte di voi mi hanno scritto, chi su Instagram, chi proprio sotto al video di questa borsa, che aveva visto proprio via Toledo il vicoletto dove sono andata a comprarla. Qualcuna insomma mi ha detto che ci prenderemo anche un caffè, ragazze, quindi chi viene a Napoli, se io riesco, molto volentieri passerà questa quarantena diciamo globale e ci torneremo ad abbracciare, a baciare, a prendere il caffè, a mangiare la sfogliatella e babà. Quindi avremo modo di festeggiare questo ritorno alla vita, e magari poi se vi ritroverete a passare per Napoli fatemelo sapere, perché ci incontriamo sicuramente, andiamo a fare shopping. Questa borsa qui che ho utilizzato e per cui ti lascio il video e poi ritorniamo e ne parliamo insieme. Il video? Sto preparando per tornare a casa dall'ufficio. La borsa, questa qui dentro nella pochettina ho messo le carte, il telefono che adesso ovviamente sto utilizzando per questo, degli integratori, e poi c'è la catena così, la sto usando come pochette, infatti ho tolto la catena. Invece nella borsa l'ho riempita con l'agenda, poi ho vari quaderni, varie cose, perché sto facendo dei progetti e io sono un po' vecchio stile. Portafoglio, e la borsa è così piena, leggera, è diventata pesantissima. Vediamo. Eccoci tornati. Allora, come ti dicevo, io ho utilizzato prevalentemente la borsa grande, perché questa l'ho utilizzata come pochette. C'è un problema che troppo grande per essere proprio, cioè io ho la pochette del trucco che come hai visto insomma è bella enorme, però o mi porto non tutte pochette enormi, quindi le pochette tendo poi a metterle insieme come dire a dimensioni. A te piacciono quelle grandi o quelle piccole? Come al solito. A me piacciono tendenzialmente le cose grandi, però per come dire, contingenze della vita, delle volte uno si deve accontentare anche delle cose piccole, altrimenti non ci entra tutto. Quindi insomma, che detta così non è proprio diciamo bellissimo, però insomma, parliamo di pochette, non vorrei che si perdesse un pochino di vista il concetto, quello che si sta parlando, che prima stavamo parlando di marrocchini, quindi non vorrei che si mischiassero 8-9 argomenti insieme. Insomma, però ho usato tantissimo questa borsa qui, che sembra leggerissima, in realtà quando poi, come succede spesso a me, la riempie dell'impossibile, perché quando le borse sono così poco strutturate ci riesce a mettere il mondo. Una cosa che non mi è piaciuta è la maniglia troppo corta, per cui quando tu tendi a riempirla uno si appende, perché ovviamente non essendo strutturata tende ad appendersi tantissimo e quindi non ha molte forme, prende le forme delle cose che tu ci metti all'interno, quindi questo parliamone, nel senso che mi piacerebbe magari con il manico un po' più alto, ma parliamo veramente tipo di 5 cm, ok? E questa è una cosa. L'altra cosa appunto è dettata dal fatto che non essendo strutturata tende ad appendersi. Non è che è una cosa che mi faccia poi tanto impazzire, però ci sta. Dall'altro c'ha che praticamente la puoi piegare e portare per dire in viaggio con te, quindi se hai bisogno hai poco spazio e hai bisogno di più di una borsa per tante cose, questa insomma può essere un ottimo compromesso, anche perché veramente diventa piccolissima insieme alla pochette, può essere usata per andare in palestra. La ricomprerei sì, per il progetto, non tanto per proprio la struttura della borsa, perché probabilmente non è un tipo di borsa che mi troverò ad utilizzare tantissimo, e poi pensavo che i colori fossero più facilmente abbinabili per me, in realtà ha dei toni un po' particolari, quindi se la dovessi ricomprare la ricomprerei di altri colori, quindi ripromossa ma per la storia più che per la borsa in sé. Passiamo invece a questa qui di Scandolera, che è una borsa tendenzialmente paradossalmente più estiva. La borsa mi piace, avevo paura per gli accessori, ma per ora hanno mantenuto, anche se li vedo ancora troppo leggeri rispetto a quello che poi era la struttura della borsa. La borsa si equilibra benissimo e ti faccio vedere il video.
vedere si riesce a mettere un bel po' di roba. Non pensavo sinceramente, perché sembra che abbia degli spazi un po' ristretti. I due dubbi che ho sono un po' allora, poiché è una borsa che comunque è fatta di maglia, insomma di tessuto, fa una bella presenza e tutto il resto, però ho paura che poi utilizzandola tende a sformarsi, perché fondamentalmente, guarda, già sta succedendo che tu ovviamente più la riempi, più tendi ad assumere forme strane, no? E quindi tende un po' a cedere nei laterali e tutto il resto. E poi altra cosa è la questione dello sporco. Parto dal concetto che dirti che io non amo lavare le borse, anche quelle di tessuto, perché secondo me perdono, certo, ad esempio ho avuto Kipling, che quella l'ho lavata, ma che quella è fatta completamente di tessuto tecnico e quindi insomma è studiata anche per questo, ma in generale io le borse non amo lavarle, perché poi cominciano a fare i pelucchi, perché poi i materiali non rispondono mai alla stessa maniera, eccetera. Quindi non so dal punto di vista della pulizia come approcciare a questo tipo di prodotto. Sono convinta anche di un'altra cosa, che questo tipo di maglina, il colore col tempo, con l'usura, tende a schiarirsi, perché è inevitabile che poi tu appoggiandolo, sfregandolo e tutto il resto tende a schiarirsi. Infatti se tu ci fai un po' attenzione è una cosa che già sta avvenendo. Per il resto ho una borsa che mi ha stupito dall'altro lato, perché ti dicevo, rispetto a quello che sembrava all'inizio, cioè poco resistente, è una borsa che è ben equilibrata, infatti si mantiene in piedi una favola, non molto pesante e forse un po' più estiva, come insomma avete fatto notare più di una, però considera che io, essendo fashion in the world, non fashion proprio, quindi cioè, io metto le borse perché mi piacciono, no perché vanno di moda, no perché sta abbinato benissimo a come mi vesto, no perché è fashion, no perché l'outfit ti studio, sta cosa qua che sono proprio negata. Quindi io la borsa me la metto perché mi piace, perché è funzionale e perché mi piace, che ne so, atteggiarmi, che conosco la storia che c'è dietro. Anzi, se non le hai lette ti lascio il link qua sotto del blog dove ci sono le storie di queste due borse. Quindi per me questa borsa è ripromossa, voglio continuare a testarla, a provarla, a vederla, però diciamo tendenzialmente nel suo genere è una bella borsa e mi sento di consigliarla. Poi è made in Italy, made in Napoli, made in Portici, made in, e quindi insomma trovate tutte le informazioni sia per questo che questo sui social, perché non ci sono altri canali di vendita. Quindi siamo quasi arrivati alla fine di questo video stupendo, stupendissimo. Spero di averti fatto compagnia, mi raccomando, se non sei iscritta iscriviti, condividi questo video, parliamoci, scriviamoci, facciamoci un pochino forza e pensiamo alle cose belle, cantiamo le canzoni napoletane belle, che ce ne sono tante, quindi cercherò di riportare in auge canzoni pure ancora più vecchie, per così, ma anche del mio amore Nino D'Angelo, non solo quelle là proprio, diciamo, come dire, un po' più classiche, andiamo pure su un genere, il precursore dei neomelodici. E con questa premessa per i prossimi video, che so che aspetterai con ansia, quindi mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.